Io arrivo alla musica attraverso la grande curiosità per le culture popolari, soprattutto per la cultura popolare siciliana, per la musica popolare. Il canto del carrettiere mi ha sempre suscitato grande emozione. Il carrettiere che nell'Ottocento attraversava le strade siciliane col suo canto, cantando l'amore su queste ottave di endecasillabo. Mensualo mari c'è una casa a sparti. Questo canto lungo a distesa, straordinario. E questo già a 20 anni, diciamo, mi aveva spinto a studiare questi canti e a ricantarli. La voglia di reinterpretarli mi portò a fare degli arrangiamenti ancora molto ingenui a quell'età di questa musica tradizionale siciliana. Così formai un gruppo, i Cilliri, negli anni 76-77, con cui interpretavamo questa cultura tradizionale siciliana in chiave un po' più moderna, un po' più giovane. Erano gli anni in cui le feste dell'unità impazzavano nel nostro territorio e noi andavamo a suonare per un panino con la salsiccia a raccontare i canti dei contadini siciliani. Poi pian piano l'interesse è diventato sempre più importante e ho cominciato ad avere voglia di scriverle io le canzoni nuove che parlassero una nuova lingua, che pur provenendo dalle tradizioni antiche raccontassero la Sicilia dei miei tempi, dei miei giorni. E così sono diventato quello che in italiano si definisce un cantautore, io direi un cantastorie. Poi sono andato ad abitare in campagna e quindi sono diventato un chiantaautore, cioè ho cercato di mettere insieme più cose dentro la mia musica, come il piantare una melenzana, un pomodoro scrivendo una canzone. Ecco, cercare di entrare in relazione col mio territorio, con la mia gente, raccontando una Sicilia che probabilmente non esiste, non è mai esistita, ma che io vedo, che io osservo, reinvento attraverso la musica e la canzone. E così sono andato avanti realizzando una decina di album, di dischi, di CD, dove ho scritto appunto queste nuove canzoni, collaborando con decine di altri musicisti, sia siciliani che nazionali, insomma, dell'area della etnomusica, come poi l'abbiamo chiamata, la musica popolare. Mi sono imbattuto in Riccardo Tesi, in Elena Ledda, in Ambrogio Sparagna, nei Calicanto veneti, tutti personaggi, Daniele Sepe a Napoli, Ettore Campagna in Calabria, insomma personaggi che facevano lo stesso lavoro mio senza conoscerci, tutti portavamo avanti lo stesso progetto, reinventare una tradizione che è già una cosa assurda, non si reinventa la tradizione. E quindi ho raccontato i canti della settimana santa, del venerdì santo, i canti processionali con i quali questa gente portava in giro per la città e il paese la statua del Cristo morto e della Madonna dolente e piangente, intonando dei canti che venivano addirittura da epoche precristiane, le lamentazioni, i lamenti, in una forma assolutamente unica al mondo. Quindi la reinterpretazione di questi lamenti è stato proprio il progetto di un disco, Pesach, ho chiamato proprio in maniera ebraica la Pasqua, perché è da lì che proviene la parola Pasqua, da Pesach. Come i canti del Natale, le novene natalizie del Settecento siciliano, che sono dolcissime e delicatissime, reinterpretate, quindi un altro progetto, o i giochi fanciulleschi, o i canti delle donne, i canti del lavoro, quindi operazioni monografiche che hanno rappresentato parte della mia attività, insieme a quell'altra storia che sono le mie nuove canzoni. Scurri lo tempo, scurri come ciumi di la chiana,
Giorno pari lento, giorno è una ruina, alle voti è fermo, pari addormisciuto. Lo giorno appresso è un fuori, pare un cane assecutato. Lo giorno appresso è un fuori, pare un cane assecutato. Consa lo tempo e astuta lo dolore e lo tormento. Alle voti è un fuoco che si spanni con lo vento. Tutto è riduce in cenere, so con caglia pilasciata. Tutto consuma e squaglia d'una morte e d'una vita. Tutto consuma e squaglia d'una morte e d'una vita.